Nel video di oggi costruiamo una barca con solo materiali di recupero. Abbiamo infatti dei pannelli di polistirolo, un rotolo di linoleum nero, un baule da tetto per la macchina, delle lavatrici da cui smontare i motori e ben 16 batterie. Queste sono le stesse che avevo utilizzato 2 anni fa per fare la barca con un motore della lavatrice e anche l'anno scorso per la bici con 2 motori della lavatrice. Su questa barca infatti voglio mettere 2 motori della lavatrice e anche il doppio delle batterie rispetto alla barca di 2 anni fa. Ora, questo baule da tetto sembra già pronto da utilizzare come barca, ma in realtà è assolutamente troppo fragile. Quindi la mia idea è, invece di utilizzarlo ribaltato, lo utilizziamo intero però con sotto del polistirolo che gli dà rigidità e lo fa galleggiare di più. Ho quindi ribaltato la parte inferiore del baule, gli ho dato una pulita con un panno alcolizzato e ho tappato i buchi con questo nastro che dovrebbe essere impermeabile. Visto che non mi fidavo, gli ho messo sopra anche del nastro americano nero e ho fatto la stessa cosa per gli altri buchi. Dopodiché ho iniziato ad incollare con la schiuma poliuretanica i pannelli di polistirolo al fondo della barca. Ovviamente ho messo la schiuma anche in mezzo ai pannelli per farli diventare un blocco unico e gli ho appoggiato sopra dei pesi per tenere fermo il tutto. Bene, è passata un'oretta e la schiuma dovrebbe essersi solidificata, adesso quindi provo a ribaltare la barca. Dopo aver tolto tutti i pesi, ho strappato via la schiuma in eccesso e ho ribaltato questo pezzo di barca. Con il seghetto a mano ho quindi tagliato tutti i pannelli di polistirolo dandogli la stessa forma del baule di plastica. Poi ho ribaltato questa roba strana e ho rifinito gli spigoli. Ok, ora per impermeabilizzare tutto questo polistirolo io ho pensato di rivestirlo con il linoleum. Prima di rivestire la barca ho fatto un po' di spazio e ho dato una pulita veloce al pavimento. Dopodiché ho srotolato il linoleum nero e l'ho tagliato un po' abbondante. A questo punto ho ribaltato di nuovo la barca e le ho attaccato il linoleum ai lati con lo scotch. La parte più difficile ovviamente è stata rivestire la prua, perché ho dovuto fare dei tagli particolari al linoleum per piegarlo senza fargli fare delle pieghe. Per tenere fermo il tutto gli ho messo della schiuma poliuretanica e dello scotch e ovviamente ho seguito lo stesso procedimento anche per la parte posteriore. Allora, questa è stata sicuramente la parte più faticosa perché questo linoleum da piegare era veramente molto rigido. Adesso voglio provare ad incastrargli sopra l'altro pezzo, però prima devo togliere questi ganci. E visto che oggi mi è arrivata la Aferi P280, la testiamo utilizzandola per alimentare tutti gli elettroutensili che ci serviranno. Questa infatti è una power station da ben 2800 watt con più di 2 kWh di batteria. La sfrutto quindi subito attaccandoci il trapano. Con il trapano ho fatto dei fori nei rivetti per rimuovere i ganci e devo dire che la power station per alimentare il trapano da 400 watt non ha fatto assolutamente nessuna fatica. Ho fatto invece un po' di fatica io ad incastrare il coperchio del baule sulla sua base perché lo spessore del linoleum non lo faceva più combaciare perfettamente. Facendo un po' di leva con i cacciaviti comunque ce l'ho fatta e poi ho ribaltato la barca. Per impermeabilizzare le giunzioni ho utilizzato la Vertical Glass di Resin Pro che mi era rimasta dal bagno psichedelico. L'ho quindi colorata di viola giusto per vederla meglio e l'ho applicata in abbondanza su tutte le giunzioni. Allora, è passata una notte e nel frattempo ho recuperato l'altro motore da una delle lavatrici che ho nel giardino dietro. Nel frattempo la resina si è indurita e sembra che tenga bene. Adesso quindi ribalto la barca e cerchiamo di capire come fissargli i motori. Per capire dove mettere i motori ho prima posizionato la barca con l'inclinazione che credo avrà in acqua e gli ho messo dei pannelli di polistirolo come riferimento per il livello dell'acqua. Ho quindi appoggiato un motore per capire con che inclinazione
destinazione l'elica fosse sott'acqua e l'ho avvitato temporaneamente alla plastica del coperchio. Ok, questa dovrebbe essere la posizione dei motori, però ho pensato che è meglio se li mettiamo alla fine e oggi ci concentriamo sul completare lo scafo. Ho quindi proseguito dando una pulita veloce al coperchio e segnando con un pennarello l'apertura in cui inserire la seduta. Ho quindi posizionato la Power Station sulla barca, gli ho attaccato il trapano con la punta a gradini e ho fatto un foro nella plastica. Dopodiché ho attaccato il seghetto alternativo e ho iniziato a fare il taglio su tutto il coperchio. Devo dire che la lama da legno tagliava bene la plastica e anche la Power Station lo alimentava senza nessun problema. Bene, ora per fare la seduta voglio utilizzare questa sedia, ma forse prima dobbiamo dargli una pulita. Ho quindi pulito la seduta della sedia con acqua e sapone e devo dire che è venuta praticamente nuova. Ho poi tolto le viti arrugginite e ho posizionato la barca su 2 pannelli di polistirolo in modo che fosse più stabile. A questo punto le ho messo dentro la seduta con sotto dei pezzi di gomma piuma e con un po' di fatica mi sono infilato dentro la barca. Perfetto, con le gambe ci sto bello comodo, devo solo riuscire a mettere un po' meglio la seduta e soprattutto adesso devo capire come uscire. Bene, ora passiamo alla cosa più difficile di tutte, cioè il timone. Per fare il timone ho appoggiato un pannello di legno sulla scatola della Power Station e con il seghetto alternativo ne ho ritagliato un rettangolo. Dopodiché ho attaccato alla Ferry P280 il flessibile e ho fatto una scanalatura su entrambi i lati di un tubo di metallo. A questo punto ho inserito la tavola di legno nella scanalatura e ho fatto 2 fori passanti con il trapano, così da fissare la tavola al tubo con viti e dadi. Ho poi posizionato il timone dietro alla barca tenendolo fermo con 2 legni. Gli ho infilato sopra un altro tubo e ho appoggiato una staffetta di ferro. Ok, ora il problema è saldare questo tubo alla staffa mantenendolo perfettamente perpendicolare. Ho quindi sfilato un tubo dall'altro e, sempre con il flessibile attaccato alla Power Station, ne ho tagliato un pezzo. Ho poi smerigliato sia quel pezzo di tubo che la staffetta per prepararli alla saldatura. Dopodiché ho portato la Power Station lì vicino e gli ho attaccato la saldatrice. Ho così saldato senza nessun problema il tubo alla staffa da entrambi i lati. Devo dire che questa Power Station sta andando molto bene, è riuscita a far andare anche la saldatrice con dei picchi da più di 3500 watt senza nessun problema. Adesso comunque la sposto un attimo e ribalto la barca sopra gli altri pezzi di polistirolo, perché visto che ormai è sera lasciamo un attimo da parte il timone e andiamo a sigillare tutto il bordo di giunzione tra i 2 pezzi. Per fissare meccanicamente i 2 pezzi ho messo delle viti da legno avvitate direttamente nella plastica su entrambi i lati. Dopodiché ho sigillato con il silicone tutta la giunzione, che in teoria non rimarrà sott'acqua, però dobbiamo essere sicuri che anche se prendiamo qualche onda di acqua non ne entri. Allora, è passato qualche giorno e il silicone dovrebbe essersi asciugato. In effetti sembra che tenga bene. Visto che oggi ho solo 2 ore, vediamo se riusciamo a completare il timone. Per fare il timone ho tagliato un tubo e l'ho saldato a una staffetta, utilizzando sempre la Power Station. Dopodiché ho ribaltato la barca, ho avvitato il supporto anteriore e ho riavvitato anche il pezzo posteriore. Ho quindi appoggiato la Power Station sulla barca e ho fatto un foro nel tubo interno. In questo modo con una vite possiamo ruotare il timone. Faccio un attimo una pausa per dirvi che se il video vi sta piacendo e volete supportarmi potete iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma a me dà una grossa mano a crescere. Io in ogni caso vi ringrazio e ora proseguiamo. Ho quindi proseguito tagliando il tubo anteriore per infilarci dentro il manubrio, che ho accorciato utilizzando la lima come riferimento. Dopodiché ho tagliato anche il tubo posteriore, gli ho arrotondato l'estremità e gli ho saldato sopra un altro tubo orizzontale. Infine ho fatto dei fori nei tubi, ci ho infilato delle corde e sono entrato nella barca per verificare che il timone funzionasse senza intralci.
Allora, è passata un'altra notte e oggi, prima di continuare, voglio dare una pulita a tutto il disastro che c'è per terra. Ho quindi tolto il più grosso con la scopa, poi ho attaccato alla power station il bidone aspiratutto e ho passato velocemente sia il pavimento che le cassettiere. Bene, ora che è tutto abbastanza in ordine, dobbiamo fare una cosa molto difficile, cioè saldare le barre filettate ai motori della lavatrice. Questo non è assolutamente facile perché la barra filettata deve stare precisamente al centro del perno e soprattutto anche in lunghezza deve essere perfettamente allineata, altrimenti quando il motore gira questa qua trema. Ho quindi cercato dei dadi della stessa misura del perno, ho poi appoggiato i motori a terra allineati da un asse di legno e ho appoggiato la barra filettata perfettamente al centro del perno, così da saldarla perfettamente dritta. Dopo aver saldato la barra, per irrobustirla gli ho aggiunto un tubo di metallo e ho saldato anche quello. Bene, il primo è pronto e sembra funzionare bene, quindi facciamo al volo anche il secondo. Per il secondo motore ho usato come riferimento un pezzo di polistirolo, gli ho appoggiato la barra filettata con il dado e ho saldato anche questo. Ottimo, adesso che abbiamo i due motori dobbiamo capire come attaccarli alla barca, perché la mia idea iniziale era di avvitarli direttamente sul baule. Invece ho pensato che sarebbe meglio creare un supporto regolabile in inclinazione. Per creare il supporto il più dritto possibile ho appoggiato i motori a terra, ho infilato due pezzi di tubo su un altro più lungo e ho inserito 4 pezzi a misura nelle staffe dei due motori. Dopodiché, sempre con la power station, ho saldato tutti i tubi in posizione, ho sfilato i motori e ho rifinito le saldature. Questa struttura l'ho poi fissata alla barca con delle staffe che ho anche saldato per non far ruotare il tubo. Ottimo, adesso li mettiamo sui motori e iniziamo con i cablaggi. Ho quindi sfilato i due supporti dal tubo, li ho inseriti nei motori e con il trapano ho fatto dei fori nei piedini per inserire delle viti. Dopodiché ho rimontato i motori sul tubo, ho fatto dei fori nel baule per far passare i cavi e ho collegato il tutto a un solo pacco batterie per fare un primo test. Ok, è passata un'altra notte e finalmente mi è arrivata la batteria di espansione per la power station. Questa ci permette di aumentare notevolmente l'autonomia, anche se in realtà la power station da sola è già bella grossa. Infatti, dopo tutti i lavori che ho fatto, nonostante non l'abbia mai ricaricata, è ancora al 52% di batteria, e la cosa comoda è che la batteria aggiuntiva si collega direttamente a quella principale e se avessimo bisogno di ancora più energia possiamo anche aggiungerne altre. Io quindi vi lascio il link della Fairy P280 qui sotto in descrizione e ora proseguiamo con la verniciatura della barca. Per verniciare la barca ho dovuto smontare prima tutti i pezzi e ho anche incartato bene l'apertura per non sporcare l'interno. Ho quindi verniciato di nero le parti rovinate e anche tutti i tubi e le strutture di ferro. Dopodiché per la barca ho scelto uno dei colori camaleonte di Green Stuff World. Queste vernici hanno infatti la particolarità di cambiare colore in base alla luce. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Dopodiché ho verniciato anche il sedile effetto alluminio e ho dato altre 2 mani alla barca. Bene, è passata un'altra notte e oggi possiamo finalmente riassemblare tutta la barca. Dopo aver tolto il nastro protettivo e inserito il sedile, ho coperto i difetti del baule creando delle strisce estetiche nere e grigie. Ho poi coperto tutti i buchini con gli adesivi e ho riavvitato tutti i supporti, con dietro dei blocchetti di legno di rinforzo. Ho poi reinserito i motori e avvitato le 2 eliche con dado e controdado per essere tranquillo che non si muovano. Poi ho fatto dei fori nei tubi di supporto per inserire dei perni che mantengano i motori in posizione. Ho avvitato il timone e gli ho inserito una nuova corda nera. Questo è il risultato finale, devo dire a parer mio veramente spettacolare. Ottimo, la barca è finita ed è venuta davvero bene. Adesso per provarla ci portiamo questo coso di ferro che fa da ancora di emergenza e 2 palette per remare in caso di guasto. Ora la domanda è: ci starà dentro la macchina o dovremo metterla sul tetto?
La mattina seguente abbiamo caricato la barca in macchina e per fortuna c'è stata appena. Una volta arrivati al fiume l'ho scaricata e portata in acqua con l'aiuto di mio papà e gli ho ricollegato i motori e le batterie. Sempre con un aiutino a tenerla ferma ci sono salito sopra asciugandomi addirittura i piedi e dopo essermi seduto dentro con un po' di fatica ero pronto per partire. Facendo alcune prove ho notato che la barca si impuntava molto in avanti, facendoci praticamente salire sopra l'acqua. Per risolvere il problema mi sono fermato un attimo e ho riposizionato le batterie più indietro, in modo da ribilanciare il peso. In questo modo la barca rimaneva leggermente inimpennata, così faceva meno resistenza all'acqua e andava più veloce. Sono quindi andato avanti a divertirmi girando un po' sul fiume, visto che la barca andava veramente bene. Ogni tanto mi sono anche fermato per fare delle partenze molto brusche, perché era davvero divertente farla partire a manetta. A un certo punto però, passando sulle alghe, ho colpito un tronco d'albero che mi ha piegato leggermente il timone. A quel punto ho dovuto rientrare e scendere dalla barca. Infatti, come vedete, le funi del timone non erano più in tensione perché l'asta posteriore si era leggermente piegata. Bene, a parte il piccolo incidente, comunque facilmente risolvibile, la barca è andata veramente benissimo ed è stato un sacco divertente. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento e iscrivetevi per non perdervi i miei prossimi progetti. Ciao!